Oggi è un grande giorno, sono molto contento infatti perché comincio a seminare uno dei miei ortaggi preferiti, uno di quegli ortaggi che molto spesso sottovalutiamo o diamo per scontato perché sono sempre disponibili in tutti i supermercati durante tutto l'anno, però se hai provato a coltivarle per conto tuo nel tuo orto sai di cosa sto parlando. Infatti le carote coltivate nel proprio orto hanno un sapore totalmente diverso. E se coltivi le carote nel tuo orto e poi torni a quelle del supermercato, sarà un grande shock, te l'assicuro. Nel video di oggi ti faccio vedere le varietà che semino quest'anno, sono 3 varietà, ne seminiamo qualcuna insieme, ti faccio vedere dove, perché, come, insomma, cominciamo. Se è la prima volta che sei qui sul canale potresti non sapere che io sono in Toscana, quindi in realtà per seminarle fuori all'aperto sarebbe ancora un pochino troppo presto, però io ho questa piccola serretta, sono contro sole, non ci vedo, quindi comincerò a seminarle qui. Ho intenzione di fare 2 semine, una la farò oggi che è il 29 gennaio e un'altra la farò fra circa un mesetto per cercare di avere una raccolta un pochettino più scalare. Allora, questa è la serra che è dove andrò a seminarle. Se segui il canale hai già visto questa serra in altri video, saprai che la coltivazione che sto cercando di portare avanti è una coltivazione no dig. Adesso per l'inverno era tutto ricoperto da delle foglie, da una pacciamatura per cercare di proteggere ancora di più il terreno. Dunque la zona in cui seminerò le carote primaverili è questa qua, oggi ne seminerò metà. Come ti ho detto seminerò 3 varietà, quindi farò semplicemente 3 solchi dopo aver spaccato un pochettino con le mani le foglie e poi in ogni solco seminerò una varietà diversa. Fra un mese farò la solita operazione nell'altra metà. Dunque, parliamo un attimino di varietà. Innanzitutto perché semino 3 varietà? Perché sono un fissato? Sicuramente, però ci sono anche altri motivi, oltre al fatto che sono un grande amante delle carote fatte nel proprio orto, perché come ti dicevo prima, il sapore non c'è paragone. Dunque, la prima è, ora qui è scritta Mercato de Paris, comunque la carota tonda di Parigi. Questo sarà il terzo anno che la coltivo e se ti piace il sapore vero delle carote te la consiglio perché la prima volta che l'abbiamo assaggiate veramente incredibili e quando le vendevo anche i clienti sono sempre rimasti molto contenti perché sa veramente di carota, è il sapore che dovrebbero avere tutte le carote ma purtroppo al giorno d'oggi non è così. Quindi come dice il nome la forma non è di quelle allungate tipo una nantese o altre, è più rotonda più o meno, non è che vengono tutte precise, però per me l'importante è il sapore, oltre che essere anche belline da vedere. Comunque, la prima, la carota tonda di Parigi. La seconda, che è più per le dimensioni, diciamo, più anche magari per cucinare, si chiama Kuroda, è una varietà giapponese. Anche questa ha ottimo sapore, però questa sinceramente la faccio per avere un pochettino più di sostanza. Se la carota tonda di Parigi è più per il sapore e quindi un pochettino meno di raccolto a livello di dimensioni, di peso, questa invece è il contrario, cioè è sempre un buon sapore, ma più che altro diciamo per cucinare, ecco. La terza varietà è una novità di quest'anno, non l'ho mai coltivata, è la carota viola, quindi una varietà antica e la voglio provare semplicemente perché essendo un appassionato di carote e dopo aver provato qualche anno fa la carota tonda di Parigi, che anche quella è una semente antica, non è una varietà ibrida, volevo insomma indagare, volevo provare altre varietà appunto antiche perché sono molto più buone e quindi gli volevo dare una possibilità. In realtà volevo provare un'altra carota giapponese che si chiama Kintoki, mi sembra. Non l'ho trovata, allora carota viola, vediamo cosa succede. Bando alle ciance, andiamo in serra e cominciamo un pochettino a seminare. Come ti dicevo prima, la prima cosa che farò è frantumare un pochettino le foglie, diciamo la pacciamatura che è stata qui qualche mese, in modo da avere una semina un pochettino più agevole, diciamo. Allora, dopo 4 ore passate a sbriciolare le foglie, 4 ore no, ma 3 sì. No, vabbè, qui il problema è stato che ho usato delle foglie troppo grandi e ti faccio vedere anche quali foglie ho usato sbagliando. Ho usato queste foglie verso ottobre-novembre, non mi ricordo quando ho fatto questo lavoro. Sono le foglie del nespolo giapponese, che è un sempreverde tra l'altro, quindi non erano nemmeno foglie cadute a terra come ho usato nel resto della serra, e quindi foglie molto grosse che ovviamente erano sempre attaccate alla pianta
e non avevano nemmeno cominciato a decomporsi. Vedi, queste qua. Invece quelle altre si sfanno bene e quelle invece mi ci è voluto un po' di tempo. Poi in questa serra, ora siamo a fine gennaio, ma quando picchia il sole così, secondo me minimo 40 gradi ci sono, è caldissimo. Ok, adesso mi vado a creare, diciamo, tre linee, proprio così, sposto le foglie sui lati. Se tu ti stessi chiedendo la distanza fra le file, considera che questi letti sono circa 70, anche 75 centimetri, quindi facendo 3 file siamo tra i 15 e i 20 centimetri di distanza fra le file. Adesso quello che farò per seminare è semplicemente fare dei solchi, così con le mani. Ho fatto dei piccoli solchi, non importa andare troppo profondi con le carote, e poi ricoprire leggermente così. Ultima cosa, dai una leggera pressatina, quello che basta per far aderire bene i semi al terreno. Ok, sono state seminate tutte e tre le varietà. Ho seminato la carota tonda a un lato, la carota curoda, quindi quella un pochino più da produzione, diciamo, nel mezzo, e la carota viola sul lato esterno. Ho pressato per bene per far aderire i semi, non seminarle troppo profonde le carote perché non importa, basta veramente un velo di terra sopra, e adesso bisogna annaffiare bene. Aspettiamo. Mentre aspetto che si riempa l'annaffiatore, ti dico una cosa: per le carote ci vuole un pochino di pazienza, se le hai già seminate lo sai, se è la prima volta però metti in conto che potrebbero volerci 10 giorni, 14 giorni, anche di più in base alla stagione in cui sei. La cosa importante è tenere sempre umido il terreno, perché le carote, se si secca la terra, ci sta che non germinano per niente, quindi tenere umido e pazienza sono le due regole principali per far germinare le carote. Vediamo se riesco ad annaffiare con una mano e fare il video con quell'altra. Sì, sto inquadrando, mi sembra di sì. Adesso una bella annaffiata, passiamo più volte magari. Allora, ho finito di annaffiare, la terra è bella satura, come spero si veda. Adesso c'è solo da aspettare e sperare. E comunque la lezione più importante che mi porto a casa oggi e che spero possa essere utile anche a te, se tu volessi fare una pacciamatura come ho fatto io con le foglie, se sono foglie che sono cadute, sono già un pochino secche, sono piccoline, bene, ma se ci vuoi mettere foglie grandi come ho fatto io, ancora verdi, cioè praticamente subito dopo la potatura, ti ho fatto vedere prima che era il nespolo giapponese, non lo fare perché ci ho messo un sacco di tempo e non ha senso, visto che sto cercando di portare avanti un discorso no dig, e quindi non c'è bisogno di lavorare il terreno, niente, sposti il terriccio con la mano, semini e è finito. Però se poi devi perdere mezz'ora a sbriciolare le foglie e spostarle, perché comunque poi, visto non si sbriciolano bene, rimangono pezzi grossi e per dei semini piccolini come le carote danno fastidio. Un conto se devi trapiantare delle piantine già formate, ma per una semina diretta te le sconsiglio vivamente. Quindi attenzione, usa solamente foglie già secche o quantomeno foglie piccoline, perché se no tutto il tempo che risparmi facendo no dig lo impieghi appunto a fare queste cose inutili. Se tu volessi sapere come va a finire questa semina, cioè se germinano, tra quanto germinano e soprattutto quando poi arriverà il momento di raccogliere per esempio la carota viola, che potrebbe essere una varietà che ti potrebbe interessare, ti consiglio di iscriverti al canale se non sei già iscritto. Se ti è piaciuto il video metti like, commenta, condividi e ci vediamo alla prossima, spero. Ciao!